Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, uscita numero 6, edizione De Agostini in scala 1:3 con un'altezza totale di circa 62 cm. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Se qualcuno di voi che non ha fatto la collezione ha piacere di dare lettura oltre che guardare le immagini, avete la possibilità di poterlo fare. Intanto, mentre faccio scorrere le immagini, ringrazio tutte le persone iscritte al mio canale per le visualizzazioni, per i commenti che mi scrivete. Ringrazio anche tutte le persone che mi guardano nella speranza che decideranno di iscriversi e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Mi raccomando ragazzi, se avete piacere date un'occhiata alla playlist, troverete altri modelli. Qui, che poi andremo a vedere subito, troviamo i pezzi contenuti in questo fascicolo. E questo è quello che avremo alla fine di questa sessione di montaggio. Guardate quanto è bello questo cyborg. Siamo arrivati quasi a 1840 iscritti. Grazie con tutto il mio cuore. Io vi accorgerete che uso il plurale quando dico siamo, perché lo siamo per davvero, perché sono io che faccio i video, ma siete voi che li guardate e che avete consentito a me di credere in quello che sto facendo e di andare avanti. Poi sapete che io non faccio video professionali, io cerco di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modelli, macchine, moto, armature, robot e altro ancora, dove posso potervi dare qualche consiglio. Però ricordatevi sempre che ogni cosa che si acquista è di nostra proprietà e siamo noi i soli padroni, per cui se troverete che quello che vi dirà Michele durante le fasi di montaggio può essere per voi interessante, lo utilizzerete. Diversamente, assolutamente. Se avete piacere mi guardate, io vi ringrazio e basta. Michele non è il maestro di nessuno. Vuole solo cercare di aiutare le persone appunto che hanno più bisogno di questo che ho appena detto. Ed ecco qui. Allora, sì, questo è quello che troveremo nel numero 7, ma lo abbiamo già visto quando ho fatto la presentazione del nuovo invio. Monteremo comunque la copertura della spalla destra che si collega all'articolazione del gomito. Sì, scusate, io nelle mie pause sto pensando. Qui ci sono i titoli della prossima uscita, ecco. Abbiamo la storia di Robocop, montaggio passo dopo passo, robot e cyborg e oltre ogni limite, giochi tridimensionali e altro ancora di interessante. Bene, andiamo subito a vedere adesso nel dettaglio quelli che sono i particolari di questa uscita.
questo è in gomma, plastica, plastica, 3 serie di viti, 2 destinate ad essere avvitate nella plastica, vedete, contraddistinte dal colore blu e dalla P di plastica. Qui vi sconsiglio assolutamente l'utilizzo di qualsiasi tipo di lubrificante. E abbiamo una serie di viti CM. Questo non mi ricordo anche se l'ho inquadrato, se ve l'avevo detto, comunque BP e KP. CM, come potete vedere, contraddistinto dal colore nero, e la M finale. Queste andranno avvitate nel metallo e qui, se vorrete, potrete usare un lubrificante, qualsiasi lubrificante a vostra disposizione. Abbiamo questa, quell'ingranaggio, plastica, dentato, vedete? Abbiamo una molla, che sarà la spinta dell'ingranaggio che poi permetterà al braccio di rimanere nella posizione desiderata. Abbiamo i 2 gusci dell'articolazione superiore del gomito destro. Abbiamo una vite parzializzata perché non lavora da sola, ma abbiamo anche il suo dado. E poi abbiamo questo, che è il fermo del dado. Bene, per questo montaggio è necessario andare a prendere questo che avevamo montato nell'uscita precedente, nell'uscita 5. Eccolo qui, parte dell'articolazione. Bene, prima cosa che io sono andato a farmi, perché sapete che, almeno per chi mi segue, adesso parlo ai nuovi, ecco, sperando sempre che ci siano persone nuove, oltre a voi ragazzi che mi siete fedeli, grazie mille. Appunto dicevo che ci siano persone nuove che mi guardano, e non vi dimenticate di iscrivervi al canale, mi raccomando ragazzi, sempre se avete piacere. Sapete che, o meglio, saprete che io mi creo i filetti. In questo caso sono andato subito a prendermi questo pezzo, ho preso 2 viti KP, adesso me ne basterà una perché mi sono andato a creare i filetti. Quindi sono andato ad avvitarmela una qui, poi l'ho svitata e l'ho avvitata qui. Va bene? Questo perché parlo per i nuovi, voi lo sapete ormai che potete essere voi a insegnarmi, ragazzi. Perché questa qua, ad esempio, è plastica. Se noi andiamo a stringerla troppo, cosa succede? Succede che la spacchiamo, la rompiamo. Invece, se ci creiamo il filetto, la vite girerà libera. Quando sentiremo che diventa più dura, che dà resistenza, capiremo che siamo arrivati alla fine e quindi sappiamo regolarci quando è ora di fermarci. Prendiamo adesso il dado esagonale e lo andiamo a posizionare all'interno. Ma stavo guardando che da una parte si dovrebbe avvitare da tutte e 2 le parti. Da una parte ha l'invito conico e di qua no, quindi io lo metterò con la parte conica all'interno, in battuta. Quindi la parte liscia sopra e la parte conica verso la vite parzializzata. Ma conta poco, Questo lo potete mettere così e lo potete mettere così, non fa alcuna differenza. Ok, voilà.
e andiamo a avvitare le viti KP. Ecco, sentito subito la resistenza, mi blocco, basta. Perfetto. A questo punto prendiamo quest'altro pezzo che ha il perno, prendiamo l'ingranaggio zigrinato e lo presentiamo prima senza la molla e ci accertiamo che scorra perfettamente bene. Se questo non dovesse accadere, che è molto duro quando andrete a farlo entrare, io ho usato questo, l'ho già fatto prima, non deve ballare, attenzione, deve essere libero di andare su e giù con la molla, perché è questa che poi garantirà con la spinta che l'ingranaggio mantenga in posizione il braccio. Se la molla rimane compressa perché si incanta questo, il braccio vi cade giù, ok? Quindi una volta fatto questo, inserite all'interno l'ingranaggio e provate a farlo andare su e giù. Vedete che torna? Va benissimo. Siamo arrivati qui. Giriamo pagina, prendiamo questo, lo mettiamo ingranaggio contro ingranaggio, mettetelo dove volete, tanto poi si muove da solo, arriva lui in battuta poi tranquillamente. Andiamo a mettere questo sopra, così, prendiamo questa vite, non stringiamo tutto subito. Allora, a me rimane così, ma non vi dovete preoccupare, perché poi, una volta messe le viti, vedrete che tutto andrà bene. Adesso andiamo a prendere due viti BP Ragazzi, mi raccomando, se avete piacere, condividete i miei video nei gruppi dedicati perché mi sarete di grande aiuto. Le persone mi guardano e se piace il contenuto si iscrivono al canale. Voi mi date una grande mano, non costa nulla a voi, ma per me fate tanto. Grazie. Andiamo adesso a mettere le due viti BP, una qui e una qui. Vediamo se è il caso di crearci il filetto o se la plastica è morbida. No, va benissimo. Ci fermiamo lì, mettiamo prima l'altra. Poi alla fine del video faremo una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino a questo numero. Vedete che piano piano se lo tira? Ecco qua. Un po' di qua e un po' di qua. Non dovete avere fretta. Adesso andiamo a stringere anche questa. Perfetto. E chiudiamo tutto bene. Ecco qua. Va benissimo. Si muove veramente bene. Peccato che non abbiano fatto lo stesso sistema su Iron Man. Però, come ho già detto,
È la prima armatura che ha creato la De Agostini, quindi va bene, sono stati anche bravi, perché se c'erano problemi ci sostituivano il pezzo, come anche su questo Cyborg. Io devo dire che con la De Agostini mi trovo benissimo. Non mi pagano, ragazzi, per dire questo. Io non sono una persona che dice le cose per dirle, dico quello che è il mio punto di vista, poi ognuno ovviamente tirerà le sue conclusioni. Allora, adesso prendiamo questo, proprio così, e andiamo a inserire questa gomma così all'interno. E vi dico che già mi piace. Cribbio, se mi piace. Andiamo a prendere questo, eccolo qui, che l'avevamo trovato nell'uscita numero 5, e andiamo a metterlo così. Fatemi solo vedere. Prima di fare questo, e io l'ho già fatto, è per quello che mi stava sfuggendo, l'ho fatto proprio per evitare di fare video lunghi. Prendiamo la vite CM, prendiamo 2, qui possiamo tranquillamente usare un lubrificante, io vi faccio soltanto vedere il passaggio, ma ho già fatto tutto. Bagno una sola vite nel lubrificante, non esagerate, basta appena appena, non me la riempite di olio e grasso, non serve a niente, appena appena. E andiamo a crearci i filetti 1 e 2, guardate. Una volta creati i filetti sentirete il clac quando giro al contrario il cacciavite. Sentito? A questo punto potrete avvitare tutto, guardate. Visto? Perfetto. Fate 1 e 2. Questo deve andare qui. I perni entrano uno qui e uno qui. Ecco, deve essere messo così. Quindi prendiamo la gomma, aspettate che devo guardare bene, non voglio fare stupidaggini. Ecco qua. Bene, facciamo arrivare il foro qui, vedete questo? Lo facciamo arrivare qui e uno qui. Questo si inserisce qua dentro. Ecco qua, perfetto. Bene. Fatemi vedere una cosa, ragazzi, un attimo solo, perché... Sì, è giusto. È giusto. Controllo un attimo una cosa. Sì, tutto ok. Perché ovviamente, però ho voluto controllare, andremo a inserire la vite CM, una da questo foro qui, quindi andiamo a metterla prima, e la seconda in questo, così. Ok, che bello questo Robocop, a mio parere è da fare.
bellissimo. Ed ecco qua, guardate che meraviglia, mi piace proprio questa scelta di mettere questa gomma, secondo me è azzeccatissima, bellissimo, perché è flessibile, non lascia spazi aperti, è tutto coperto, molto bello, mi piace. Bene, adesso andiamo a vedere, come vi ho detto prima, una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 6, e poi mi raccomando, non mancate perché andremo a presentare subito il video del numero 7. Ci vediamo dopo. Hola! Ragazzi. E Michele, è caduto tutto. E se voi vedeste come lavoro, con che cosa lavoro, mi vorreste veramente bene, ragazzi, ma davvero ve lo garantisco, eh? Non avete idea di cosa uso per... Guarda, lasciamo perdere, dai. Eccoci di nuovo insieme, uscita numero 6, e questo è quello che abbiamo montato fino adesso. E secondo me non è affatto poco. Beh, guardate che spettacolo. Mano destra, tutta mobile. Se avete le dita che tornano indietro è perché non avete stretto bene la vite che entra nella molla interna. Poi voglio fare una prova, ma ve la faccio vedere dopo. Una mia curiosità. Ecco qui, questo è quello che abbiamo montato fino adesso ed è già tanto. Volevo però togliermi una curiosità. Andiamo a pesarlo. Ok. Questa è plastica, possiamo anche appoggiarla sulla gomma senza correre il rischio di rovinare nulla. Bene, guardate, 724 grammi, che poi i nostri amici americani e inglesi, il peso è questo. Non è poco, se considerate che siamo all'uscita numero 6, non è poco. Una piccola curiosità con Ironman. Andiamo a vedere un po' la differenza. Considerate che Ironman è alto 60 cm e Robocop sarà poco meno di 62 cm, quindi ecco la differenza è minima. Però una mia curiosità era per esempio la grandezza della mano. Direi che siamo lì, un po' più grossa questa. Mentre invece la cosa che non potremo fare con Robocop, a differenza invece di Iron Man, è questa. Non potremo mettere il pollice in su perché hanno fatto questo scasso qui, ma non hanno fatto lo stesso lavoro, vedete, che abbiamo in Iron Man. Qui. Ecco, purtroppo mancando questo spazio non possiamo avere il pollice che sale, si ferma lì. Quindi ecco, questa posizione qui non possiamo dargliela al pollice, vedete? Non sale in scusatemi, non sale in verticale. Questa posizione qui che abbiamo in Robocop non gliela possiamo dare, peccato, più di così il pollice non sale. Si può chiudere, ma non sale. Ecco, quindi manca questo movimento che non hanno dato.
Poi abbiamo la differenza, guardate, della testa. Ecco, saremo più o meno a questa altezza qui, finiti, rispetto ad Iron Man, 2 centimetri in più. Guardate che grossa. Il petto, eccolo qua. Guardate. Bene, dai. Vediamo un momento Iron Man. Se avete piacere andate a vederlo nei video che ho fatto durante tutte le sessioni di montaggio di questa splendida armatura, sempre della De Agostini. E questo è quello che abbiamo montato. E poi ci salutiamo e andiamo subito a preparare l'uscita numero 7 di Robocop. Ecco qua. Bene ragazzi. C'è il pollice, lasciamolo va. C'è il pollice della mano sinistra su, tutto ok. Va bene. Mi raccomando, rimanete con me perché andiamo subito a preparare il numero 7 di Robocop. A dopo.